Ciao a tutti. Nel nostro rapporto di coppia, la mia suocera è risultata deleteria. Ha sempre creato tensioni, malesseri e litigi con il pieno appoggio del figlio. Pure lei, con personalità narcisistica, doveva essere sempre al centro dell'attenzione e avere tutto sotto controllo, sempre pronta a sminuire con fermezza tutti gli eventi positivi, ribaltandoli in situazioni alquanto negative. Un giorno ebbi l'idea di regalarle un oggetto molto utile per la casa e la sola cosa che seppe dire fu: posso anche farne a meno, lo regalerò all'altra mia nuora. In quel momento mi sentii talmente umiliata da non avere la forza di dire nulla. Il figlio non seppe far altro che ridere ironicamente, aumentando così il mio imbarazzo. Il mio partner tendeva a prendere decisioni con sua madre anche su nostra figlia e questo mi faceva infuriare terribilmente. Ma il mio dissenso diveniva motivo di scontro perché sosteneva davanti all'evidenza che non era così, che io mi stavo facendo dei film mentali e che non stavo bene di testa. Nei giorni successivi dovevo fare i conti con i suoi silenzi punitivi e con una serie di dispetti a discapito di tutta la famiglia. Negli anni a venire l'attaccamento alla madre diventava sempre più forte, più simbiotico, più anomalo, tanto da dare l'idea di essere due fidanzatini ai primi appuntamenti. Era impossibile entrare nella loro sfera ambigua. Quando li vedevo insieme mi davano letteralmente la nausea. Nonostante ciò, con il tempo, scoprì che il mio compagno provava per la madre un profondo odio. Il perché lo trovi nel video L'infanzia del narcisista. La mamma, nonostante sia stata l'origine di tutti i suoi mali, sarà nel contempo glorificata e detestata, ma la temerà sempre. Malgrado mia suocera non abitasse nella nostra città, è sempre stata tra noi, con continue telefonate al figlio e pressioni di vario genere. In realtà era lei la vera moglie. Io rappresentavo solamente un semplice dettaglio fastidioso. La nonna ha cercato invano di coinvolgere le mie figlie nei suoi sporchi giochi, ma era costretta a cozzare contro di me. Per questo motivo ho iniziato a ignorarle e a farsene una ragione. Quelle poche volte che le ho permesso di venire a trovarci, si dimostrava gelosa del figlio, morbosa, sarcastica e maligna, sempre pronta a provocare conflitti nella mia famiglia. Ma a tutto questo ci fu una fine. Un bel giorno la mia sopportazione arrivò al limite e la invitai a lasciare immediatamente casa mia. Quella fu l'ultima volta che la vidi. Purtroppo ne pagai le conseguenze, dato che le telefonate al figlio aumentarono in maniera maniacale e ovviamente il mio partner iniziò una vera e propria battaglia nei miei confronti. Ma ci fu un altro episodio dove mi presi un'ulteriore rivincita. Una delle mie figlie iniziò a entrare in collisione con la cara nonna, lamentando che la stessa accontentava sempre e solo l'altra nipote. La stessa estate nostra figlia si rifiutò categoricamente di ritornare in vacanza da mia suocera e preferì trascorrere dei giorni al mare con una sua amica. Mia suocera a sua volta si vendicò, rifiutandosi di fare gli auguri di buon compleanno alla nostra bimba. Ovviamente il mio partner diventò una belva furiosa e non tardò a far sentire in colpa nostra figlia, sostenendo che la nonna era rimasta molto scossa dalla presa di posizione della nipote. Non sopportavo più questi assurdi sensi di colpa e così decisi di scrivere un post su un social media, dove è iscritta anche mia suocera, ringraziandola pubblicamente del suo comportamento. Ecco il post. Ringrazio pubblicamente mia suocera per non aver fatto gli auguri di buon compleanno a sua nipote. Si deve vergognare per aver da sempre creato differenze non solo tra i suoi figli, ma anche tra le sue nipoti.
Alla sua età dovrebbe essere un esempio di saggezza, invece è un esempio di come non bisogna essere. Le ricordo che se non rispetta sua nipote, non rispetta nemmeno suo figlio. Potete immaginare le reazioni di mia suocera, quella del mio compagno e praticamente di tutta la loro famiglia. Da ricordare che i narcisisti non tollerano che si mettano in piazza le loro cattiverie. La mia fu una grande soddisfazione e per la prima volta mi resi conto che di questa gentaglia non ne potevo veramente più. Da qui ebbe inizio la mia ribellione. Ricordo che già nella fase del love bombing che attuava il mio compagno verso di me, ogni tanto se ne usciva con frasi di questo tipo: mia mamma lo fa così, mia madre cucina molto bene, chiedo un parere a mia mamma, volete un consiglio? Scappate. Il mio partner, durante una discussione, ebbe la faccia tosta di dirmi che come avevo sposato lui, avevo sposato anche sua mamma. Da tenere presente che la madre è la reale risorsa primaria del figlio narcisista. Praticamente è un rapporto malato e disfunzionale che non cesserà mai per il resto della loro misera vita. Ma quali sono i comportamenti morbosi tra queste due figure? Tra madre e figlio pare ci sia un vincolo matrimoniale. La mamma sborsa il denaro, andate a vedere il video L'infanzia del narcisista. Tutte le decisioni spettano a loro. Il figlio viene trattato dalla madre un po' come un bambino e un po' come il sostituto di suo marito. Il narcisista mammone prenderà sempre le difese di sua mamma, anche quando sbaglia. Il loro rapporto va al di là del normale, in realtà è una relazione quasi incestuosa. La mamma avrà sempre il pieno controllo sul figlio. Il narcisista è completamente sottomesso dalla figura materna. Per lei il figlio è una sua proprietà, dato che l'ha partorito lei. Pertanto farà sempre in modo di dominarlo e abituarlo ad essere a sua completa disposizione. Per il figlio narcisista la mamma rappresenta tutto il suo mondo. Una persona con tratti narcisistici è alla continua ricerca di quell'affetto che non ha avuto in tenera età. Ed è per questo che la madre ha tale potere su di lui. L'idea che più lo terrorizza è lo scarto e il distacco da parte della mamma. Tra il narcisista e la madre vige un'intesa segreta. La mamma, se si accorge che il figlio è indipendente, lo fa sentire in colpa per tenerlo vicino e dominarlo. La madre incolpa il figlio della sua sofferenza. La genitrice ha la necessità assoluta di essere la donna predominante nella vita del figlio. La mamma proferisce al figlio frasi di questo tipo: non puoi andartene di casa, cosa faresti? Se resti qui ti è più vantaggioso. Sei incapace di badare a tutto. Non puoi farcela da solo, non puoi abbandonarmi. Non vi pare che un uomo con questo tipo di rapporto con la propria madre sia alquanto perverso? Davanti a tutto ciò, scappate a gambe levate. Se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo e lasciare un like. Se hai delle esperienze simili o delle storie, le puoi scrivere qui sotto nei commenti. Se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video.